Ciao ragazzi, sono Mecha ed è giunta l'ora di raccontarvi una nuova SCP. SCP-939. Dalle molte voci. Classe dell'oggetto Keter. Procedure speciali di contenimento. L'accesso a SCP-939-101 richiede l'autorizzazione da parte di 2 membri del personale di classe 3, uno dei quali deve essere presente per tutti i test e le ricerche. Si può avere accesso solo al contenuto di una cisterna 939-101 in un dato momento. La temperatura principale dei tessuti deve essere costantemente monitorata mentre questi vengono rimossi dalla preservazione criogenica. Se la temperatura principale supera i 10 gradi, i campioni devono essere reinseriti nella cisterna corrispondente e tutti i test sospesi per un periodo di 72 ore, salvo che la temperatura principale non ecceda i 10 gradi centigradi. Le ricerche dei tessuti SCP-939-101 possono continuare, purché le sue divagazioni e le sue suppliche di essere liberato vengano tollerate. Le celle di contenimento devono essere pulite bisettimanalmente. Mentre questo avviene, gli esemplari di SCP-939 devono essere trasferiti nella cella adiacente. Durante questo periodo, le porte delle celle e le finestre di osservazione vanno ispezionate per eventuali danni e di conseguenza riparate o rimpiazzate. Tutti gli esemplari di SCP-939 devono essere pesantemente sedati prima che una qualsiasi interazione, compreso il trasferimento tra celle e le sperimentazioni, possa avvenire. Rimanda un documento per i protocolli da seguire per trasferimento e sperimentazione. A seguito dell'incidente c'è un codice ABCA14939. Tutto il personale che non sia di classe D e che deve interagire con SCP-939 per un qualsiasi periodo di tempo deve equipaggiarsi con 2 cardiofrequenzimetri elettronici impermeabili per tutta la durata delle interazioni. Questi cardiofrequenzimetri trasmetteranno ad un sistema di monitoraggio wireless indipendente dalla rete elettrica del sito con almeno un sistema di alimentazione di riserva. Nel caso in cui il cardiofrequenzimetro di un individuo dovesse presentare una linea piatta o avere malfunzionamenti, l'utilizzatore verrà dato per morto. Al personale sarà ordinato di ignorare tutte le successive vocalizzazioni dell'utilizzatore e una breccia nel contenimento verrà automaticamente dichiarata. Al personale di sicurezza che risponderà a questa breccia sarà allo stesso modo richiesto di indossare suddetti cardiofrequenziometri. Inoltre, a tutti gli esemplari vivi di SCP-939 deve essere impiantato un dispositivo sottocutaneo di tracciamento al momento della cattura. Descrizione: SCP-939 sono predatori endotermici che vivono in branco, che mostrano atrofia di vari sistemi similarmente agli organismi troglobi. La pelle degli esemplari di SCP-939 è altamente permeabile all'umidità e presenta un colore rosso traslucido, causato da un composto chimicamente simile all'emoglobina. SCP-939 in media sono lunghi 2,2 metri e pesano 250 kg, sebbene il peso sia altamente variabile. Ognuno dei 4 arti termina con 3 dita artigliate, con un quarto dito opponibile. Questi sono coperti da setole che aumentano considerevolmente la
capacità di scalata. Le loro teste sono allungate, prive di occhi anche vestigiali o cavità oculari, e non presentano alcuna scatola cranica. Le fauci di SCP-939 sono allineate, affini a quelle del genere Chaoliotus, lunghe fino a un massimo di 6 cm e circondate da organi sensibili al calore, fotorecettori sensibili alla luce e al buio. Corrono per tutta la lunghezza delle spine dorsali. Queste spine possono essere lunghe fino a 16 cm e si ritiene che siano sensibili ai cambiamenti nella pressione e nel flusso dell'aria. SCP-939 non possiedono molti apparati vitali. Il sistema centrale, periferale. Il sistema centrale, periferico, nervoso, circolatorio e tratto digestivo sono del tutto assenti. Il sistema respiratorio di SCP-939 è atrofizzato e non possiede alcuno scopo oltre a diffondere la MNC227. SCP-939 non ha alcun motivo fisico quindi di nutrirsi e nemmeno un modo di digerire il tessuto consumato. Il materiale ingerito solitamente si accumula nel sistema respiratorio di SCP-939 e viene rigurgitato una volta che la quantità è tale da inficiare pesantemente sul suo funzionamento. Nonostante l'assenza di molti sistemi e organi vitali, gli SCP-939 sono capaci di riprodursi. Il metodo di caccia principale di SCP-939 è l'imitazione della voce umana, utilizzando quella delle sue vittime precedenti. Nonostante questo, sono state documentate imitazioni diverse di altre specie animali e cacce attive notturne. Le vocalizzazioni di SCP-939 provocano notevole disagio. SCP-939 comprende le vocalizzazioni e se riproduce frasi precedentemente ascoltate è ancora oggetto di studio. Come SCP-939 acquisisca le voci che imita non è ancora stato compreso. Gli esemplari sono stati documentati imitare le proprie vittime, nonostante non abbiano mai sentito la loro voce. Le analisi delle vocalizzazioni non sono in grado di distinguere tra SCP-939 e i campioni vocali delle vittime attualmente conosciute. L'uso dei sistemi identificativi biometrici di sicurezza basati sull'identificazione vocale per le installazioni che ospitano SCP-939 è fortemente scoraggiato per questo motivo. La preda viene solitamente uccisa con un singolo morso al cranio o al collo. La pressione del morso eccede i 35 mPa. SCP-939 esala un amnestico di classe C, nebulizzato in piccole quantità. Questa sostanza è stata denominata AMNC227. AMNC227 provoca amnesia anteretrograda temporanea, inibendo la formazione della memoria per tutta la durata dell'esposizione, con l'aggiunta di un periodo di 0,015 mg al minuto metro quadro in ambienti aperti o ben ventilati. Il rischio di esposizione all'ECT50 è molto ridotto, ma non trascurabile. Dopo 60 minuti dalla fine dell'esposizione, la MNC227 non è tipicamente rilevabile nel flusso sanguigno. Le sensazioni di disorientamento e le lievi allucinazioni, sperimentate subito dopo la rimozione da ambienti saturati con l'agente, sono simili agli effetti di numerose sostanze psicoattive utilizzate per scopo ricreativo.
Se ti piace questo video, iscriviti al canale e metti un bel like.